Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Se vi piacciono le storie emotive sulle vostre star turche preferite, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e unirvi al canale per sostenerci. Oggi vi portiamo un racconto che ha sfiorato il cuore di milioni di persone, il silenzio pieno di dolore e l'amore mai pronunciato davvero di Sinem Ünsal. Per anni, Sinem ha scelto di proteggersi dai riflettori con una discrezione prudente. Quella calma apparente è stata la sua armatura. Uno spazio dove custodire ricordi e ferite, un angolo in cui respirare senza dover spiegare tutto al mondo. Ma in un'intervista recente, quella corazza si è sollevata, e dalla fessura è uscita una verità che ha scosso chiunque ascoltasse. Con la voce che tradiva emozioni trattenute troppo a lungo, Sinem ha confessato ciò che non aveva mai detto apertamente: il mio unico desiderio era diventare sua moglie. Se non fosse uscito dalla mia vita, oggi saremmo ancora noi due. Parole semplici, eppure capaci di far risuonare un'assenza. Una dichiarazione che ha rivelato un sogno rimasto incompiuto e il volto di una donna che, dietro i sorrisi impeccabili, nascondeva ancora il tremore di ciò che è stato e non è potuto essere. Per mesi Sinem ha evitato di parlare di Ozan Akbaba, schivando domande, coprendo i propri sentimenti con quella serenità disciplinata che solo i professionisti del mestiere sanno indossare in pubblico. Ma la verità che si muoveva sotto la superficie, lenta e incessante come la marea, era destinata prima o poi ad affiorare. Amici vicini, con rispetto e cautela, hanno raccontato che dopo la separazione Sinem ha attraversato un lutto silenzioso, intenso come un fuoco che non fa rumore. Nessuno scandalo, nessuna scenata. Solo la lunga durata del cuore quando si spezza senza testimoni. Una persona del suo entourage ha rivelato che erano pronti quasi tutti i dettagli: l'abito, il luogo, la canzone. Il vestito, provato una sera d'autunno, con un velo impalpabile, la location, già bloccata in riva al Bosforo, la musica, scelta fra mille ricordi, quella che li aveva fatti sorridere nella loro prima notte di riprese. Eppure tutto si è fermato. Lui è andato via, e con lui si è staccato un pezzo della sua vita futura. Durante l'intervista, Sinem ha ripercorso quei giorni non con rabbia, ma con una malinconia venata di accettazione. Ha parlato della cerimonia che immaginava vicino all'acqua, dove il vento avrebbe giocato con i capelli e il sale avrebbe mischiato i profumi dei fiori. Ha parlato del sorriso che sperava di vedere sul volto di Ozan Akbaba mentre le prendeva la mano davanti a tutti. E poi ha ricordato l'attimo in cui tutto è cambiato: un giorno, senza una spiegazione, lui se n'è andato. Nessun addio vero, solo un vuoto esatto nel punto in cui fino a ieri stava il futuro. Si è alzato e ha lasciato la stanza, ha detto sottovoce. In quel silenzio ho capito che portava via più di sé. Portava via quello che saremmo potuti diventare. Quelle parole hanno aperto uno spiraglio sulla vulnerabilità che raramente concedono i volti famosi. Hanno ricordato a tutti che la celebrità non cancella i tremiti, che chi vive davanti alle telecamere soffre nello stesso modo di chi rimane dall'altra parte. Dietro l'immagine di Sinem, precisa e professionale, c'era una donna che imparava a guarire un po' alla volta, a volte inciampando nei ricordi, a volte reggendosi sulle piccole abitudini: un caffè troppo tardi la sera, un messaggio scritto e cancellato, le sceneggiature sottolineate con la mano che trema quando appare un dialogo d'amore. Poi sono passati i mesi. E quando sembrava che la polvere si fosse posata, è accaduto qualcosa che ha riaperto la ferita. Ozan Akbaba, davanti a tutti, ha fatto un gesto che il pubblico ha percepito come una proposta, una dichiarazione pubblica, un tentativo di dire eccomi dove prima c'era stata solo assenza. Nel salotto di una serata mondana, con gli occhi degli invitati puntati e i telefoni già alzati, le parole sono scivolate veloci, le promesse hanno preso forma. E Sinem, osservando quella scena, ha confessato di essersi sentita tirata da due correnti opposte. Una parte di lei voleva gettarsi tra quelle braccia, annullando il tempo, l'altra gridava che ormai era tardi, che un amore non è una porta che si spalanca a comando quando il treno ha già lasciato la stazione. La sua sincerità ha trasformato la loro vicenda in un racconto universale sul tempismo dell'amore, intenso, duraturo, complicato. Non lo punto con il dito, ha spiegato.
Forse ha fatto davvero ciò che credeva giusto. Però rivendico il diritto di dire la mia. Se non se ne fosse andato, io sarei ancora lì accanto a lui. Per quanto mi ostini a negarlo, tutto ciò che volevo era sposarlo. In quel momento non c'era rancore nelle sue frasi, soltanto la lucidità di chi sa nominare ciò che ha perduto senza distruggerlo con la colpa. Dopo la pubblicazione dell'intervista, i social si sono accesi in pochi minuti. Commenti, messaggi, storie, ovunque una scia di vicinanza. Molti fan hanno scritto che si sono riconosciuti nelle parole di Sinem, come se parlasse per tutti gli amori che hanno visto qualcuno voltarsi e andare via senza guardarsi indietro. L'eco è arrivata anche alle redazioni e ai set. La sua interpretazione in Mucizze Doctor è stata osservata con occhi nuovi. Gli spettatori hanno notato una sfumatura diversa nei gesti, una profondità che sembra nascere dall'esperienza di vita, da quella ferita che, pur non definendola, le ha insegnato un modo più vero di stare dentro una scena. Nonostante il cuore spezzato, Sinem non ha chiuso la porta alla speranza con serrature di ferro. Ha lasciato una fessura, piccola ma reale, l'idea che il vero amore non svanisca, ma impari ad aspettare. E tuttavia ha ammesso di non sapere se desidera davvero il ritorno di quell'amore. È rimasta, per sua stessa definizione, tra la mente e la memoria, tra il rispetto per sé e il richiamo del passato. Lì dove la dignità e il desiderio si confrontano senza pubblico, lei ha scelto di non rispondere con affrettata sicurezza. Dal canto suo, Ozan Akbaba ha mantenuto una discrezione quasi ostinata in pubblico. Niente confidenze ai microfoni, nessuna dichiarazione di facciata. Ma chi gli è vicino racconta che avrebbe provato a riavvicinarsi con grande cautela, comprendendo che ormai le parole da sole non bastano più. I gesti, quelli sì, contano, la coerenza, la presenza, il lavoro quotidiano per ricostruire dove si è demolito. La consapevolezza che non sempre esiste una seconda occasione, e che se mai dovesse arrivare, andrà nutrita con il peso delle azioni, non compromesse sussurrate all'ultimo minuto. Così, la storia di Sinem Unsal e Ozan Akbaba è diventata qualcosa che va oltre il semplice gossip su una coppia famosa. È diventata una lezione sul tempo e sulla fragilità, su come anche un sentimento solidissimo possa incrinarsi quando il silenzio dura troppo, quando si crede che il cuore dell'altro aspetterà all'infinito. C'è un dolore particolarmente amaro nel trovarsi pronti ad amare mentre la persona di fronte ha già deciso di andare via. Sinem lo ha detto con parole che molti non sanno trovare per se stessi, e forse è per questo che la sua verità è risuonata così tanto. Non c'è niente di più triste, ha concluso, di essere pronti a dare tutto quando ormai dall'altra parte la decisione è stata presa. Quella frase ha chiuso l'intervista, ma non la storia. Perché la storia, in realtà, rimane sospesa, come una scena a cui manca l'ultimo ciak. La vita di Sinem continua a muoversi tra un passato che fa ancora rumore e un futuro che non ha contorni definiti. Forse c'è una pagina nuova che aspetta, forse resterà solo l'eco di ciò che avrebbe potuto essere, come un motivo che si ripete lontano. Nel frattempo, lei lavora, legge, sceglie con cura i progetti. Si prende cura delle amicizie, torna a luoghi amati, si regala mattine che odorano di pane e sera e notti in cui le stelle sembrano accendersi solo per chi ha il coraggio di alzare lo sguardo. La disciplina del set la tiene ancorata, la creatività le offre un rifugio. E se durante una scena il personaggio sussurra una battuta che sembra scritta sulla sua pelle, nessuno la interrompe, è lì che l'arte e la vita si incontrano senza ferirsi. Anche Ozan, a modo suo, attraversa le proprie stagioni. Ha imparato che la fama non ti salva dalle conseguenze, che l'assenza pesa, che quando scegli di tacere troppo a lungo, l'altro impara a parlare con se stesso e a fare a meno della tua voce. Ci sono errori che si pagano, anche quando non ci sono colpe assolute. Chi guarda da fuori si chiede se esista davvero una seconda possibilità per loro. Le favole dicono di sì, ma la realtà pretende più pazienza delle favole. Una seconda possibilità ha bisogno di un terreno nuovo, non del paesaggio in cui ci si è persi la prima volta. Ha bisogno di perdono, di chiarezza,
di quello spazio pulito dove si può posare qualcosa di prezioso senza che scivoli. Non ci sono garanzie. C'è, al massimo, la scelta di provarci senza la presunzione di riuscirci. Eppure, proprio nel modo in cui Sinem ha raccontato il proprio dolore, qualcuno ha riconosciuto un coraggio diverso. Quello di non travestire la tristezza in rabbia, di non trasformare il disincanto in cinismo. È un coraggio che non fa rumore, ma costruisce lentamente un domani. L'amore, quando ritorna sotto forma di memoria buona e non di ossessione, può persino insegnare a volersi bene meglio. È un paradosso dolce amaro, ma la vita spesso è così. A volte la strada per tornare a se stessi passa per un addio che non si è scelto. Allora la domanda rimane, quasi sospesa nell'aria. Sinem Unsale o Zan Akbaba potranno mai ripartire sul serio? Oppure alcune ferite sono destinate a guarire lasciando una cicatrice così profonda da cambiare per sempre il modo di toccarsi? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Raccontateci se credete nelle seconde occasioni e quale stella turca vorreste al centro del prossimo episodio. Per non perdervi storie come questa, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e unirvi alla community. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video.